Come va e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il video vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Costa poco, però potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto. Quindi oggi parliamo dell'assegno unico. Bisognerà fare attenzione, soprattutto i genitori dovranno fare attenzione ad un piccolo particolare, perché rischiano di non essere pagati dall'INPS e quindi rischiano di non prendere i soldi. E dopo nel video vi spiego anche il problema della domanda di coppia, perché da marzo l'assegno unico per ogni figlio entrerà in pieno vigore e in pieno regime. Il Consiglio dei Ministri, il giorno 23 dicembre del 2021, ha dato proprio il via libera al decreto legislativo che ha approvato il Family Act, inserendo il nuovo assegno unico universale e ha anche potenziato tutti gli strumenti di sostegno a livello nazionale in favore delle famiglie che hanno dei figli, e la nuova misura andrà ad inglobare, quindi a cancellare anche tutti gli altri benefici già esistenti. La domanda per la richiesta dell'assegno si può già fare a partire da inizio di gennaio, quindi è già da inizio di gennaio che si può inviare la richiesta per l'assegno unico, anche sul sito internet dell'INPS usando lo SPID, oppure facendovi aiutare da un CAF o da un patronato. Quindi da marzo di quest'anno l'assegno unico per ogni figlio entrerà a pieno regime. L'assegno, quindi i soldi, saranno pagati a tutte le persone che hanno dei figli a partire dal 7° mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età. E questi soldi per i figli a carico sono un beneficio economico pagato mensilmente per il periodo che va dal mese di marzo di ciascun anno e fino a febbraio dell'anno dopo. E il requisito fondamentale è aver fatto l'ISEE. Comunque chi non farà l'ISEE potrà comunque ricevere i soldi, ma ve lo spiego bene più avanti nel video. La domanda classica che ricevo è: quanti soldi si ricevono? Si potranno ricevere fino a 175 euro che scenderanno ad 85 per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni di età, e l'importo sarà pagato a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro, mentre per chi ha dei redditi superiori l'assegno poi scenderà progressivamente fino al minimo di 50 euro, che saranno poi 25 per i figli maggiorenni, e poi ancora se entrambi i genitori lavorano e l'ISEE è comunque basso, inoltre si avranno altri 30 euro in più che andranno ad azzerarsi oltre i 40.000 euro di ISEE. Ma un'altra cosa molto interessante dell'assegno unico riguarda le giovani madri fino a 21 anni di età, che riceveranno circa 20 euro al mese in più, mentre per i figli disabili che vanno tra i 18 e i 21 anni la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Ma ora vediamo come fare domanda all'INPS obbligatoria, ma ISEE comunque non è obbligatorio. Attenzione! Come vi ho detto prima, l'ISEE è abbastanza necessario per poter ricevere l'assegno unico. Quindi tutte le case di proprietà e tutti i risparmi sui conti correnti, Postepay, carte ricaricabili, PayPal, eccetera, 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 incideranno sull'importo del nuovo assegno unico per i figli, che sarà ovviamente modulato in base all'ISEE della famiglia. Serve dunque l'ISEE, altrimenti da marzo e comunque non da gennaio in molti si troveranno in busta paga il taglio degli assegni familiari e di tutte le detrazioni per i figli.
Però se proprio non volete fare l'ISEE, allora basterà fare un'autodichiarazione da allegare alla domanda da presentare all'INPS e si riceverà proprio sul conto corrente la cifra minima di 50 euro al mese a figlio, anziché 175. Ora vediamo comunque l'ultimo punto, e cioè la domanda. Cosa succede se uno dei due genitori, fa domanda e l'altro non la fa, quindi la fa solo uno, e l'altro non compila il modulo? Lo vediamo. Se uno dei genitori fa la domanda e se il secondo genitore non la completerà, allora il primo genitore che ha fatto richiesta riceverà solo il 50% dell'assegno unico per i figli. Infatti la domanda all'INPS dovrà essere sottoscritta, attenzione, da entrambi i genitori responsabili, beneficiari quindi al 50% dell'importo spettante. Comunque ora vi dico che cosa ci ha detto il nostro presidente Tridico dell'INPS e dice così: il genitore che si collegherà farà la propria domanda e riceverà il 50%. Entrambi poi devono avere lo SPID e l'altro genitore riceverà un SMS, quindi un messaggio sul cellulare, e nel momento in cui completerà la domanda potrà inserire i dati per ricevere l'altro 50%, oppure chiedere di versare il 100% interamente al genitore richiedente. Quindi, in definitiva, l'assegno unico spetta in parti uguali a entrambi, e a meno che non ci sia un consenso esplicito al versamento dell'intera somma su un conto corrente, si riceverà solo il 50%. Ecco. Bene, il video finisce qui, ti ringrazio per avermi guardato. Se hai delle altre domande puoi sempre commentare qui sotto a questo video, così ti posso rispondere direttamente online, e come sempre ricordati di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità e non ti perderai nessun prossimo aggiornamento che uscirà sempre qui sul mio canale di YouTube. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo aggiornamento, a questo punto sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao!